Sarebbe logico pensare che correre sia sempre stato un diritto di tutti. Correre dove e quanto vogliamo. Invece non sempre è stato così. Ancora nel 1967, negli Stati Uniti, alle donne era vietato partecipare alla maratona di Boston, la più antica del paese. Le donne potevano correre soltanto fino agli 800 metri, perché la corsa di fondo, senza che vi fosse alcun motivo scientifico, era considerata inadatta, persino dannosa per il corpo femminile. Poi però arriva la ventenne Katherine Virginia Switzer, studentessa del College di Syracuse. Ama le lunghe distanze, ma non può iscriversi a nessuna gara. Corre con amici uomini finché uno di loro le cambia la vita. Non è il fidanzato Tom Miller, un massiccio lanciatore di peso, ma un postino dell'università, Arnie Briggs, un piccolo uomo sulla cinquantina, già 15 volte maratoneta a Boston. Quando corrono insieme, Arnie le racconta le grandi imprese dei maratoneti. Un giorno, mentre si allenano al freddo, Katherine sbotta. Arnie, basta parlare di questa maratona, corriamola. Ma nessuna donna può correre la Kat. Perché? Corro 10 miglia ogni sera. Questa gara è troppo lunga per una donna, Kat. Forse tu potresti farcela, ma prima devi dimostrarlo. Katherine accetta la sfida dell'amico. 3 settimane prima della maratona, corre 26 miglia con Arnie. Poi lo convince a farne altre 5 e quando finiscono lui è stravolto. Il mattino dopo il postino bussa alla sua porta con il modulo di iscrizione. Katherine è dubbiosa, pensa di partecipare di nascosto, ma Arnie insiste. Deve correre ufficialmente, con un numero sul petto, e non partecipare da intrusa. Sul modulo non è richiesto il sesso, e allora Katherine si firma con gli iniziali che usa negli articoli di giornale, KV Switzer. Alla partenza piove ghiaccio. Gli altri corridori si meravigliano della presenza di una donna, molti la salutano, il clima è disteso. Katherine, numero 261 sul petto, parte con Arnie, il fidanzato Tom e l'amico John. Ma dopo qualche miglio, un'auto inchioda, una portiera si apre, passi veloci la raggiungono, un uomo la afferra per strapparle via il pettorale. È Jock Semple, un ex maratoneta e giudice di gara adesso. Vattene dalla mia gara e ridammi la pettorina, urla. Katherine lancia un grido, Arnie cerca di fermare Semple, ma viene respinto. Allora il fidanzato di Katherine, Tom Miller, lo placca con i suoi 100 kg di peso e lo scaglia fuori strada. Corri come il demonio, urla Arnie. Katherine riprende la corsa, ma è sconvolta. Fa freddo, nevica, la mano in cui ha perso il guanto è congelata, i piedi le sanguinano per le vesciche. Pensa di ritirarsi, ma una consapevolezza la tiene lì. Se mollo, quelli come Jock Semple vinceranno sempre. La paura diventa rabbia. La ragazza corre, rimonta al fidanzato e lo lascia persino indietro. Chiude la maratona mezzo congelata e con i calzini intrisi di sangue in 4 ore e 20 minuti. La sua partecipazione è registrata come non ufficiale, ma il fatto è che il numero 261 è partito ed è arrivato come gli altri. Nessuno può cancellarlo. L'indomani i giornali parlano della ragazza che ha finito la maratona degli uomini. La rivoluzione è iniziata, ma ci vorranno altri 5 anni perché Boston apra la maratona alle donne. Katherine intanto crea una squadra femminile a Syracuse e nel 1974 vince la maratona di New York. Nel 1975 è seconda alla maratona di Boston con il suo miglior tempo, 2 ore e 51 minuti. Viene nominata corridore donna del decennio. La Switzer diventa giornalista, commentatrice, autrice di libri e lotta per portare la maratona femminile ai Giochi Olimpici, riuscendoci infine nel 1984. Non smette mai di correre. 50 anni dopo, il 29 aprile 2017, a 70 anni di età, torna a Boston indossando il numero 261. I miei genitori ed Arnie mi hanno sempre detto che potevo fare qualsiasi cosa. Dopo Boston capii che vi erano milioni di donne al mondo cresciute senza credere di poter superare i limiti che vengono loro imposti. Volevo fare qualcosa per migliorare le loro vite. Ciò di cui abbiamo bisogno è il coraggio di credere in noi stesse e andare avanti, passo dopo passo. La storia di Katherine Switzer è una delle 20 contenute nel mio libro Abbiamo toccato le stelle, storie di campioni che hanno cambiato il mondo, edito da Rizzoli e ordinabile in libreria oppure online.